Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione le tendenze energetiche disponibili per il secondo semestre 2025. Uh. Abbiamo la carta della torre, amici dello Scorpione. Può essere un momento dove si destrutturano delle situazioni, delle idee, anche delle relazioni. Di solito quando c'è la torre è perché casca qualche tipo di certezza o di sicurezza. Qualcosa che avevamo dato per scontato potrebbe non esserci più. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate. Da oggi c'è anche il numero di telefono, ragazzi, disponibile sulla nuova pagina web, di cui trovate il link nella pagina del canale di YouTube. E dopodiché in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al video di presentazione per la promozione della lettura semestrale che c'è a giugno 2025. Comunque io inserisco sempre tutto nella descrizione del video. Andiamo a vedere. Fante di spade, ragazzi. Imperatore. Asso di denari. Amanti. Quattro di pentacoli. Regina di spade e sole. Ok, dunque adesso andiamo a vedere un po' le energie generali, ragazzi, poi prossimamente usciranno anche le letture specifiche sull'amore, sul lavoro e sulla crescita spirituale. Partiamo da questo fante di spade. Due di bastoni e asso di denari. Infatti, allora, avete due volte l'asso di denari, tra l'altro. C'è come un nuovo inizio, secondo me, nel prossimo periodo. Considerato questo due di bastoni ci può essere come una progettualità. Per qualcuno si può trattare di un percorso di studi che magari avete iniziato nel primo semestre o un tema che state approfondendo e che in qualche modo volete portare, volete rendere concreto. Andiamo a vedere l'imperatore. Fante di pentacoli, 10 di pentacoli e 9 di bastoni. Voglio una carta per questo fante di pentacoli. Re di pentacoli. Vi dirò che per qualcuno potrebbe essere un nuovo ruolo a livello lavorativo, del quale magari non siete neanche del tutto esperti. Se invece fosse un progetto nuovo, come abbiamo visto prima, per il quale state studiando, devo dire, ragazzi, che nel prossimo semestre ci sarà una forte probabilità, possibilità di iniziare questo nuovo percorso, questo nuovo progetto potrebbe essere. Andiamo a vederlo questo asso. Cavaliere di bastoni. Sì, non vi nego che potrebbe anche essere una collaborazione.
e imperatore. C'è qualche tema? O legato alla parte economica qua ragazzi, o legato al concretizzare questo progetto che voi avete. Diciamo che il 2 di bastoni è una di quelle carte che vi parlano del pensare a un nuovo progetto, mentre con l'asso di denari può essere proprio mettere un seme, fare un qualche cosa per iniziare questo nuovo progetto. Allora, la cosa interessante è che qui avete l'imperatore a testa in su e qui ce l'avete a testa in giù. Quindi vi dico, può essere qualche tipo di nuova responsabilità che arriva, è come se apriste un'azienda, un progetto, come vi dicevo prima, potrebbe essere una startup, qualsiasi cosa, senza avere delle solide basi monetarie. È un po' come se qualcuno dicesse, vabbè, ma io provo, poi vediamo come va. Fate attenzione perché col 10 di pentacoli al contrario può essere un po' faticoso creare un gruppo solido, saldo. Se non avete gruppi e siete autonomi, in questo caso, cioè che non avete dipendenti o non avete colleghi, qui si tratta di nuove collaborazioni. Andiamo a vedere gli amanti. Regina di bastoni e torre. Andiamo a vedere anche il 4. Perché ho la sensazione che un collega di lavoro potrebbe diventare qualcosa di più? 5 di spade per il 4 di pentacoli e 8 di coppe. Allora, qualsiasi sia il tema, perché con i 5 di spade c'è come una discussione, una divergenza di opinioni, ho come la sensazione che dobbiate cambiare un po' il vostro modo di vedere le cose. Allora, la carta degli amanti, come vi dicevo, può essere un partner, può essere effettivamente una nuova relazione romantica, ma può anche essere un partner lavorativo, un partner, non lo so, un qualcuno che vi aiuta con il o la quale collaborate. Secondo me, questo tipo di collaborazione, tra virgolette, è un'arma a doppio taglio, nel senso che potrebbe nascere qualcosa di romantico tra voi e l'altra persona. Il punto qui è, vi faccio un esempio, se voi siete i capi e c'è come l'idea del il capo non esce con i dipendenti, perché magari è una vostra filosofia di vita, una politica aziendale, quello che, qui vi si smuovono un pochettino queste idee con la torre. È come se qualche cosa che per voi fino a 5 minuti prima era fisso, era una regola, nel prossimo semestre cambia. Anzi, datemi una carta per la torre, vediamo se riesco a darvi qualche informazione in più. Wow! Sì, io credo che cambierete ideologia o su qualcuno o su qualche cosa. Tenete presente che avete anche un 4 di pentacoli e potreste essere un po' di coccio in questo periodo perché il 4 di pentacoli è testa in giù e mi parla un po' di ostinazione, di cocciutaggine, di qualcuno che assolutamente vuole avere ragione con questo 5 di spade, però non è quello l'importante all'interno della relazione, l'importante è trovare un punto di incontro e non tanto chi ha ragione, perché avere ragione non porta necessariamente alla soluzione al problema. Andiamo a vedere la regina di spade. 9 di coppe. E la carta della forza. Secondo me, ragazzi, qua si tratta, come vi dicevo, di ammorbidire il vostro modo di pensare o quelle che sono le vostre regole. Vi ricordo che l'imperatore e anche il, come si chiama? Il re di pentacoli, che è un po' l'arcano minore dell'imperatore, parla di regole, di strutture, di qualche cosa che va fatto nel quotidiano, con costanza, ok?
Io non dico di non avere le regole, ma è come se avessi bisogno con questa regina di spade di un po' più di flessibilità. Andiamo a vedere il sole perché il sole è comunque una carta di espansione, di crescita, di prosperità. Voi non lo vedete ancora, secondo me, il verso dove state andando, però cambiando il vostro modo di pensare, ragazzi, arriverete al successo. Voi vi dico, è come se ancora non lo vedeste, però ci sono dei sogni che secondo me potrebbero avverarsi. Ehm, Vi dirò, per qualcuno, adesso andremo poi a vedere nella parte specifica, nelle letture specifiche, eh, per qualcuno tutto questo passaggio si tratta del concepire un bambino piuttosto che un progetto, piuttosto che un figlio, cioè la parola figlio e bambino sono da intendersi come un qualche cosa che viene creato, che viene gestato. E abbiamo anche il 7 di Pentacoli, che è proprio una carta che mi parla di attesa, anche di dolce attesa. Siccome ho tre carte che mi parlano di bambini, due assi di Pentacoli, e non vi nego, ragazzi, che insomma, se pensavate di non poter rimanere incinta o di non riuscire ad avere figli, c'è come questa torre che rimescola un po' i piani. Se per caso state aspettando, perché mi hanno parlato, ho sentito la parola adozione, se per caso state aspettando un bambino, una bambina in adozione, io sento che entro la fine dell'anno effettivamente potrebbe arrivare, ragazzi. Se non arriva, eh, diciamo, il fanciullo, la fanciulla, può arrivare la chiamata che vi dice: guardate che è stato fatto un abbinamento. Quindi fatemi sapere però nei commenti, ragazzi. Quindi si tratta di destrutturare le regole che già avevate per creare nuove regole un po' più flessibili e che siano in grado di trovare un punto di incontro comune con le persone che vi sono di fianco, che vi sono intorno. Andiamo a vedere Osho, ragazzi. Che cosa vi consiglia? Che cos'altro ci vuol far vedere che magari non abbiamo visto fino ad adesso? Bellissime carte, essere ordinari e noi siamo il mondo. 8 di pentacoli, 10 di pentacoli che avete già qui. Si tratta di, questa carta, ragazzi, vi dice di assaporare la vita giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, e che è nella semplicità delle cose che si trova la meraviglia della vita. E questa carta è un 10 di pentacoli, noi siamo il mondo, mi parla di famiglia, di qualche gruppo che fa la forza, di qualche unione importante che vi può venire in aiuto, voglio dire. O potrebbe anche essere questo gruppo del quale sarete a capo. Adesso lì, ragazzi, dipende sempre dalla situazione personale. Se non vi risuona, lasciatelo andare e piuttosto ascoltate l'ascendente. Ok, andiamo a vedere qualche difficoltà che state vivendo in questo momento o che potreste vivere in questo momento. Perché mi è difficile affermarmi? Potere personale qua, Si tratta di credenze limitanti quando è così, ragazzi. Quando uno lavora per ottenere un risultato, fa ricerche, spinge ed è sempre lì e il risultato non arriva, molte volte c'è la credenza limitante del non merito. Andiamo a vedere una possibile credenza limitante. Comunque io il tema delle credenze lo tratto in modo molto molto esteso nella sezione degli abbonati, perché ho paura di essere giudicato o criticato. E beh, è un po' il risvolto della medaglia. Più si è popolari, più si è nell'occhio del ciclone e più si è criticabili. Però, ragazzi, lo dico spesso,
il parere della gente è un parere personale di una persona che ha avuto il suo vissuto, le sue credenze, i suoi insuccessi, le sue paure, quindi è la sua verità e non è detto che valga anche per voi. E se questa persona vi critica, una cosa interessante è che quando le persone vi dicono qualcosa, voi vi rendete conto la persona su che cosa focalizza l'attenzione. Se io arrivo con una gonna nuova e ci sono due amiche, una mi può dire, vi faccio un esempio, come ti ingrassa questa gonna, e l'altra invece mi può dire, è un bel taglio, un bel modello e ti, non so, risalta l'altezza per dire, no? Quindi ho due pareri discrepanti per la stessa gonna, però sia in un caso che nell'altro sono pensieri di quelle persone. Io magari ho messo quella gonna perché, non lo so, è la prima che ho trovato nell'armadio per dire. È tipo che il mattino vado al buio e pesco. Ecco. Comunque, era per spiegarvi che questa paura di essere giudicati o criticati è un po' debole, perché anche se così fosse, voi non siete quello che gli altri vi dicono o quello che gli altri percepiscono di voi. Tenete presente che il come ci percepiscono gli altri normalmente è il nostro ascendente, la nostra essenza invece è il segno lunare. Andiamo a vedere una frase su cui meditare. Cerco il desiderio inespresso dietro la mia paura. Qui si parla sempre di paura, eh? Normalmente la paura ci blocca e quindi non ci fa fare quello che vorremmo. Ma che cosa desiderate? Qual è il vostro sogno? È un po' come dire, affrontiamo le cose, questo è il mio sogno, come lo raggiungo? Cosa devo fare fisicamente con le mani per raggiungere questo sogno? Ok ragazzi, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli per darvi giusto qualche suggerimento in più. Vi ricordo che poi prossimamente usciranno quelle specifiche sull'amore, il lavoro e la crescita spirituale. Guardate, vi parla di aprile e di un ascenso che sarebbe una promozione. Quindi può essere che o abbiate già ricevuto questa promozione ad aprile oppure vi stiate preparando per una nuova promozione, eventualmente per questo nuovo progetto. Vi parla come se ci fossero nuove responsabilità, ma anche nuove possibilità di fiorire. E una cosa che mi colpisce è che c'è come una X su quello che sembra un mondo. Vi ricordate nelle mappe del tesoro? C'è sempre come questa X che indica il punto esatto dove c'è il tesoro. È un po' questa sensazione, come se fosse alla ricerca di questo tesoro importante. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo, un koan zen, una frase di meditazione buddista. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. E come sono preso dai miei pensieri da... dove era il 5 di spade, l'ho visto. Eccolo qua, sono preso dai miei pensieri, da tutte le mie preoccupazioni, le mie frasi negative, insomma è un po' come il sono troppo focalizzato qui e quindi non riesco a vedere la luce. Sento che comunque prenderete come distanza da questo modo di pensare, diventerete come più flessibili e finalmente ragazzi arriverà la chiarezza mentale di cui avete bisogno per capire come muovervi nel futuro. Credo che diventerà più chiaro il vostro obiettivo in questo semestre, ragazzi. Dove volete arrivare, come fare per arrivare lì dove volete arrivare. Cari amici dello Scorpione, questo è quello che ho per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti.
Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete scrivere una mail. Da oggi c'è anche il numero di telefono disponibile, lo trovate nella pagina web e c'è il link della pagina web sul canale di YouTube, perché è una pagina di WordPress e se voi scrivete liberamente zen barra WordPress non ve lo dà ancora, quindi vi consiglio di entrare dal link che c'è sul canale di YouTube. Lo stesso lavoro che io faccio a livello personale con le credenze limitanti, quindi quello che io cuccio sulla persona, lo tratto anche nella sezione degli abbonati. Lì potete dare un'occhiata ai titoli dei video, sono le copertine, sono le playlist con le copertine lilla e in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato per la mia crescita personale che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione per voi. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!